Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di maggio 2025. Abbiamo la carta del carro, amici del Leone. Devo dire che quando c'è il carro si parla di scelte, di movimenti, di spostamenti, del dare una direzione a una relazione o ad una situazione. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video, c'è il link. E sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate. Ci sono i link per i 2 videocorsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. E poi sempre in descrizione trovate anche il link al video di presentazione del seminario di approfondimento sulle famiglie reali che si terrà a giugno 2025. Comunque io inserisco sempre tutto nella descrizione del video, ragazzi. Andiamo a vedere qual è l'energia disponibile per l'amore. Allora, partiamo con un cavaliere di spade. Abbiamo nuovamente il carro. Asso di bastoni. Abbiamo il matto, un 5 di denari. Re di spade. Abbiamo un 7 di bastoni. E un cavaliere di pentacoli. Devo dire che si parte con un cavaliere di spade e si termina con un cavaliere di pentacoli al contrario. Quindi è come se il mese partisse in velocità e poi ci fosse come una sorta di rallentamento, se vogliamo. Adesso andiamo a vedere carta per carta, ragazzi, capiamo le energie del mese e dopodiché andrò a fare i vari esempi per i single, le persone che sono in una relazione da diverso tempo, per chi è in una relazione extra, insomma andiamo a vedere un po' tutto. Partiamo dal cavaliere di spade, che può rappresentare una persona, re di denari e 9 di spade. Dicevo, può rappresentare una persona o un'attitudine. Potrebbe rappresentare una persona, secondo me. Andiamo a vedere un po' il carro. Nove di pentacoli e 5 di coppe. Credo che qui ci sia un po' di energia bloccata, se vogliamo, o non si riesce ad effettuare un determinato movimento, una determinata scelta. Interessante perché abbiamo sia il 9 di pentacoli che il 5 di pentacoli. Qualcuno potrebbe non essere così, diciamo, libero da impegni per effettuare questa scelta, come l'idea che ci sia un condizionamento esterno. Vi parlo di scelta perché il carro si ripete. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Perché l'asso di bastoni di solito parla di nuovi incontri, stavo dicendo. 2 di spade, 3 di spade. Sì, nuovi incontri sono le nuove iniziative, le nuove passioni, il fuoco. Però ho anche la sensazione che datemi una carta con questo 3 di spade, perché è come se ci fosse un sacrificio o una sofferenza. Regina di scusate, sacerdotessa e fante di coppe. Mh.
come se non aveste voglia di esporvi, se non aveste voglia di, in un certo senso sento che qualcuno sta andando avanti per la sua vita e arriva un certo momento dove dovrete effettuare una scelta o un'azione, ma è come se anche qui il matto è girato al contrario, c'è questo nuovo inizio un po' come vi posso dire, zoppicante, galoppante stavo dicendo, no? Zoppicante. Andiamo a vedere questo matto. La torre. E mago, al contrario. È come se ci fosse una relazione qui che inizia, o perlomeno una relazione in essere. Adesso arriverò anche per i single, che però o non vi convince tanto, o voi non siete molto propensi in questo periodo, o ci sono delle cose che vi preoccupano, magari della persona in sé piuttosto che del di nuovo iniziare una relazione o concretizzare una relazione. Potrebbe anche essere il ok, iniziamo, cioè nel senso siamo stati amici con interesse fino ad adesso, di qui in avanti possiamo chiamarci fidanzati. È qualcosa che fa fatica a iniziare, secondo me. Andiamo a vedere il 4 di coppe, di denari. Chissà perché oggi confondo tutti i semi. Papa. E carro di nuovo, ragazzi. C'è qualcosa che per voi deve essere ufficializzato, decretato, dichiarato prima di fare questo movimento, secondo me. Andiamo a vedere il re di spade. Cavaliere di bastoni e asso di bastoni nuovamente. E qui arriva l'azione, in qualche modo, una decisione, un'azione. Un'altra sensazione che ho per questa lettura, ragazzi, è che inizio mese tenderete a spingere un po' le cose nei confronti di qualcuno, anche se non saprete bene che tasto schiacciare per avere il risultato che voi volete, però arriva poi in qualche modo l'azione, anche se qui l'inizio è come lento o zoppicante o mm, non lo so, con questo matto al contrario qualcuno proprio sfiducia del fatto che la relazione possa andare avanti o possa avere una direzione comune, cioè c'è come una sfiducia di base, secondo me. Attenzione perché per qualcuno ci potrebbe essere una manipolazione, cioè può essere anche vostra, voi che fate questa manipolazione. Tutti manipoliamo, chi più consciamente, chi meno, però può essere anche vostra questa cosa qua, non necessariamente dell'altra persona. E con la carta, anzi, datemi una carta per la torre. Sì. È come se doveste smettere di girare intorno al problema, di girare intorno alla questione, perché vi sento determinati nell'ottenere un risultato. Non sapete bene che strada usare, potreste inciampare nella tecnica della manipolazione per ottenere quello che vorrete, quello che volete, però è anche vero che nel momento in cui voi inizierete ad agire, ho come la sensazione che le cose semplicemente si muoveranno. Andiamo a vedere questo 7 di bastoni. Asso di denari che mancava, qui avete due assi di bastoni.
Ierofante di bastoni. Andiamo a vedere anche il re. Ragazzi, ho l'idea che sì, l'energia a fine mese cambierà, sarà più lenta, è come se partiste in quarta, voglio quella cosa lì, non so come, ma ce la farò. Man mano che trascorre il mese ho come l'idea che un pochino cederà l'entusiasmo fino a che inizierete semplicemente a farlo da soli o a fare quello che ritenete giusto fare, magari anche senza l'altra persona, senza avere l'approvazione o il sostegno o l'appoggio o l'aiuto dell'altro o dell'altra. Ancora una carta per il re, per il cavaliere di pentacoli. Però è anche vero che poi a fine mese vi sento un po' stremati, vi sento un po' stremati, quindi rallenterete secondo me il passo. Vi dico, un nuovo inizio ci sarà. Può essere un dono, può essere questo asso di denari, una nuova strada, un nuovo modo di fare. Potrebbe anche essere del denaro in più, eh. Allora, partiamo dai single. Diciamo che vi sento ben carichi per il mese di maggio. Se non avete proprio nessuno in testa, ragazzi, occasioni ce ne saranno, perché occasioni di conoscere persone ce ne saranno. Diciamo che vi sento più su un piano giocherellone piuttosto che su un piano in realtà ehm, romantico serio, mettiamola così. Qui c'è un movimento da fare e per qualcuno potrebbe trattarsi del conoscere una persona, iniziare una frequentazione e poi come l'idea che la fiamma, la scintilla possa scendere verso la fine del mese. Questo non vuol dire che la storia, la relazione, la conoscenza terminerà, semplicemente che ci sarà un po' più di tranquillità, un po' più di calma verso fine mese. Mm, potrebbe esserci qualche tema con un collega o una collega di lavoro anche. Devo dire ragazzi che comunque per voi single le occasioni di ballare il mambo orizzontale non mancheranno questo mese. Siete forse voi che siete un po' così, sì, all'inizio presi bene da questa nuova conoscenza, da queste nuove possibilità che si aprono, però poi appunto c'è un po' di come se l'energia scemasse verso fine mese. Per quello che riguarda invece le persone che sono in una relazione, allora, è come se arrivasse un certo punto dove anche per voi l'energia all'inizio mese è bella frizzantina e dopo si attenua. È come se ci fosse bisogno di qualche spinta in più e non è, magari per qualcuno sì, la camera da letto fa la differenza, però non è solo quello. È quanto si compromette l'altro con voi, quanto si preoccupa di certi temi, quanto sia responsabile all'interno della relazione e della situazione. Vi dico che anche per voi potrebbe arrivare qualche dono, qualche regalo. Per chi si stesse aspettando delle scuse da parte di qualcuno, io non credo che arriveranno, ma ci sarà più come un parlare, un chiacchierare, ma sento che l'altra persona, o magari voi, come vi ho accennato prima, tenderete un po' a manipolare la situazione, a girare un po' la frittata. Ripeto, non capisco se siete voi o se sarà l'altra persona, però vi do questo input, no? Quindi fate attenzione a essere chiari, limpidi, cristallini, perché ce l'avete proprio come tecnica di seduzione per ottenere quello che volete. Per quello che riguarda invece le persone che sono in una relazione
indefinita, non vedo sinceramente grossi movimenti, grossi spostamenti, grossi cambi, a parte la vostra decisione di muovervi. Ripeto, c'è questo inizio mese energico, dirompente, che però poi si affievolisce verso fine mese. Sento che a fine mese vi renderete conto che l'altra persona non vi sta valutando quanto dovrebbe, non vi sta dando il tempo che meritate, non vi sta dando le attenzioni che voi vorreste. Cioè, sento che qualcuno potrebbe decidere di andare oltre, in questo caso, per questo genere per questo gruppo, mettiamola così, perché la persona che avete di fronte vi dà le briciole e voi invece meritate di più. Quindi per qualcuno ci potrebbe essere la decisione di muoversi. E sinceramente questo set di bastoni al contrario, il matto al contrario, avete 2 volte il 4 di pentacoli al contrario. Ho proprio l'idea, ragazzi, che getterete le armi a un certo punto. Va bene, andiamo a vedere qualche oracolo per darvi un aiuto in più di comprensione. Fotografia. Guarda le foto, parla di qualcuno, di sentimenti di nostalgia, di qualcuno che vi manca e vi invita a fare anche nuove memorie, ragazzi. Quindi a creare nuove avventure, a creare nuove esperienze delle quali possiate fare fotografie e immagazzinare ricordi. Andiamo a vedere ancora un paio di oracoli. Attrazione, attrai amore romantico godendo appieno di questo momento. Siccome l'energia che noi emaniamo, diciamo, ci fa sintonizzare su un certo tipo di vibrazione, e per energia che emaniamo intendo fatti, quello che facciamo, quello che pensiamo, quello che diciamo e quello che proviamo, noi ci sintonizziamo su una certa vibrazione e quindi saremo sensibili a tutte le persone che sono sintonizzate su quella stessa vibrazione. Ok, quindi si tratta di sintonizzarsi sulla vibrazione dell'amore romantico. Ok, andiamo a vedere un ultimo oracolo. Effettivamente, ragazzi, sto guardando, ma fatemi controllare. Avete solo 2 carte di coppe, tra cui una è un 5 di coppe, che non è una carta bellissima, e l'altra è questo fante. Per quello che probabilmente è venuta fuori questa carta. Ok, ultimo oracolo. Fiducia, carta numero 34, anche qui avete la carta del matto che dice proprio che in questo momento avete sfiducia. Che interessante, fatemi vedere. Allora, fateci caso, qui c'è un pesciolino blu e un pesciolino giallo. In certi tarocchi, adesso guardo perché mi sembra che in questo lo riprenda, questi tarocchi qua sono, trovo, una buona rivisitazione dei tarocchi di Marsiglia. Vediamo se riesco a trovarlo in fretta, senza farvi stare qua un'ora. Il giallo e il blu sono i colori del sole e della luna, no? Del giorno e della notte. Qua c'è la luna, vediamo se c'è il sole, in realtà la carta che sto cercando è un'altra. Ed è come se mi parlasse di avere fiducia tra il maschile e il femminile, perché il sole e la luna sono 2 archetipi. Non trovo quella carta, comunque era la carta della temperanza quella che volevo trovare, perché nella carta della temperanza, soprattutto nei tarocchi di Marsiglia, viene rappresentata con una brocca, c'è l'acqua gialla e nell'altra brocca c'è l'acqua azzurra, però non la vedo.
magari mi è scappa ah no, qua ah beh, però ce le ha lo stesso, qui non le sta travasando, però ne ha una blu e una gialla, ragazzi, esattamente come i colori dei pesciolini. Quindi quando c'è la temperanza, di solito, e anche qui viene rappresentato con le ali di un angelo, ha una maschera, quando c'è la temperanza si parla di un aiuto divino, si parla di un angelo custode che in qualche modo vi sta mettendo una mano sulla testa e vi sta proteggendo. Ed è per quello che qui viene associata la fiducia. Quindi abbiate fiducia su quello che è un disegno divino più grande. Amici del Leone, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti. Lo stesso lavoro lo potete fare anche nella sezione degli abbonamenti. Chiaramente il tema è trattato in modo un po' più generico perché non ho la persona davanti, non si può fare il lavoro a tu per tu, però è già un buon materiale per fare un lavoro sul vostro modo di pensare, sul vostro modo di emettere vibrazioni. E in quella sezione trovate anche temi di metafisica, temi di medicina, parlo di come guarire i chakra, ci sono meditazioni, insomma è un po' tutto quello a cui mi sono avvicinata io durante il mio percorso di crescita e io l'ho riunito e messo lì a disposizione. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla per rendervi conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo ragazzi io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!